Abbiamo lasciato il Rio Verde e adesso siamo in questo nuovo rio. Posso dirvi che è sempre in zona, perché abbiamo visto che nel Rio Verde qualcosa c'era, quindi abbiamo detto ma magari anche nel Rio Gemello che è vicino potrebbe esserci qualcosa. Abbiamo già fatto qualche assaggio, piccolino lì e uno lì, sono qua insieme all'Andrea e sembra, non siamo ancora sicuri, che sia un posto molto interessante. Ma questo nuovo rio lo vedremo prossimamente in prossimi video. Invece oggi vi voglio parlare di un approfondimento, e cioè nel video scorso abbiamo visto come vendere l'oro senza farsi fregare. Ma la domanda è: come facciamo a sapere noi per primi quanto è puro il nostro oro? Oggi vi mostro il test di Archimede, è un metodo scientifico che così ognuno di voi può sapere realmente quanti carati ha il vostro oro. Ma prima vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta: perché l'oro 24 carati non esiste in natura? Allora, non esiste in natura perché la Terra non è un laboratorio asettico, è un gigantesco e caotico calderone chimico. L'oro si forma nelle profondità della crosta terrestre, trasportato da fluidi bollenti che circolano tra le rocce. Mentre si solidifica, si unisce ad altri minerali. L'ospite più comune è l'argento. Quasi ogni pepita che si trovano in realtà è una lega naturale chiamata elettro, e cioè è un misto tra oro, argento e tracce di rame o ferro. L'oro che si trova nei fiumi, quello alluvionale, è solitamente più puro di quello che estratto dalle rocce, perché durante il viaggio nel fiume l'acqua e l'ossigeno agiscono come un acido naturale, diciamo mangiando via un po' di argento, un po' di rame dalla superficie del pezzettino d'oro. È come se il fiume facesse un primo e rudimentale lavoro di pulizia. Passiamo alla pratica. Mi serve una bilancina dell'oro, un contenitore con dentro dell'acqua e una specie di bilancia. Questo è l'oro che ho scelto, lo pesiamo. (0,50). Perfetto, abbiamo il nostro peso. Segniamo il valore su un pezzo di carta dove volete, quindi peso oro secco 0,50. Ora prendiamo l'acqua, la mettiamo sulla bilancia, azzeriamo la tara. Ora prendiamo il nostro bilancino, il quale non deve toccare né le pareti né nient'altro, deve essere immerso in acqua. Fissiamo la struttura, riazzeriamo ancora la tara perché adesso c'è anche il volume del bilancino. Come vedete ruota libero in acqua. Con un imbuto inserisco dentro le pepitine, l'oro, e questo è già un errore, capirete dopo il perché. Ora leggo il valore della spinta idrostatica che mi dà 0,05 ed è un risultato errato. Ecco il trucco: uso del sapone per rompere il legame dell'acqua. Anche questo lo vedrete dopo, e il nuovo risultato è 0,48. L'oro è lì, quindi andiamo a mettere 0,48 come peso dell'oro immerso. Ora devo fare il calcolo: 0,50 meno 0,48 mi dà 0,02.
Nel calcolo finale dovrò fare 0,50 diviso 0,02 e il risultato è 25, ma 25 è praticamente impossibile perché vorrebbe dire che l'oro che ho dentro è 25 carati. Dove sta l'errore? L'errore sta nella misurazione poco precisa. Ovviamente con 0,50 grammi è difficile fare un calcolo, anche perché se sbagliavo solo di uno 0,01, quindi il risultato era 0,03, da 25 carati impossibili sarebbe risultato 16 carati, quindi capite bene che la differenza è molto difficile da calcolare con così poco oro. Per fare un calcolo fatto bene bisognerebbe per forza usare qualche grammo, diciamo 10 grammi, 5 grammi. Lo 0,01 diventerebbe insignificante perché parliamo di una taratura di un peso superiore, quindi l'errore, il margine di errore sarà un decimo di grammo e quindi ci sta nel calcolo. Comunque, come avete visto, il calcolo per la purezza dell'oro è facile da trovare, non ci vogliono strumenti troppo sofisticati. Ma ora veniamo a una curiosità: perché ho usato il sapone? Il sapone non serve a pulire l'oro, ma a slegare dal metallo. Senza l'azione di un tensioattivo, l'aria e l'oro restano abbracciati, creando delle microbolle che falsano proprio il peso. Col sapone l'acqua diventa capace di penetrare in ogni minuscolo spazio liberando i granelli. Molti esperti vi diranno: ma per questo test serve dell'acqua distillata purissima. Certo, ma noi siamo cercatori d'oro, non siamo in un laboratorio della NASA. Se si usa l'acqua del rubinetto, che è più dura e piena di minerali, il rischio di bollicine ovviamente è ancora molto più alto. Ecco perché la goccia di sapone è il mio segreto. Trasforma l'acqua di casa nel fluido perfetto per Archimede. Il sapone agisce come tensioattivo, cioè inganna il calcare e rompe quella pellicola elastica, cioè la tensione superficiale, che impedisce all'oro di affondare correttamente. Qualcuno si chiederà cos'è questo tensioattivo. Il tensioattivo è la sostanza magica contenuta nel sapone. Immaginatelo come una molecola con due mani, una afferra l'acqua e l'altra afferra l'aria o il grasso, insomma, per quello che viene usato il sapone per pulire panni. Tirando da entrambe le parti rompe la resistenza dell'acqua e permette alle bollicine di staccarsi dall'oro e salire a galla, lasciando il metallo nudo e pronto per essere pesato con precisione chirurgica. È la stessa cosa che succede quando uno lava i panni: si spezza il tensioattivo e lo sporco si separa dal tessuto. Spero che le spiegazioni che vi ho dato oggi vi siano chiare, vi abbiano tolto dei dubbi, il perché non è in natura 24 carati, il come si fa capire in maniera semplice quant'è il nostro oro, quanti carati è il nostro oro. Potete farlo anche con un anello a casa, che avete dei dubbi, potete provare a farlo. Anche quello è un sistema. Detto ciò, da come state vedendo da queste immagini, che il clima è diverso da quello che c'era all'inizio del video, quindi vuol dire che qua ci sono già stato più di una volta, e nei prossimi video scoprirete questo nuovo Rio chiamato Rio Gold Team. Vedremo com'è la tecnica di ricerca, se c'è dell'oro e tutto quello che c'è da sapere. Vi ringrazio, se avete qualche suggerimento o commento scrivetelo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!